Benvenuti, sognatori e cuori in ascolto, nel vostro salotto emotivo preferito. Bentornati su Mania delle serie turche. Mettetevi comodi, spegnete il rumore del mondo per un istante e lasciate che la notte vi avvolga. La storia che stiamo per raccontarvi sboccia sotto le luci dorate e avvolgenti di Riyadh, dove una serata di premi, nata per scintillare e basta, si è trasformata quasi per incanto in una tempesta silenziosa di emozioni, eleganza e verità svelate con delicatezza. Quello che doveva essere un incontro brillante tra stelle internazionali è diventato un ricordo incancellabile, un momento che ha attraversato il tappeto rosso per arrivare fin qui, nei vostri occhi e nel vostro respiro. Prima di farci trascinare da questa corrente, vi chiediamo quei piccoli gesti che per noi valgono tantissimo. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, attivate la campanella per non perdere neanche un sussurro, e regalateci un mi piace se amate quando togliamo il velo e mostriamo l'anima dietro l'immagine. E per chi desidera diventare custode dei nostri segreti, il tasto abbonati è la chiave d'accesso per sostenere Mania delle serie turche. Ora chiudete gli occhi e immaginate il deserto che abbraccia la modernità. Stiamo per entrare nel cuore della notte di Riyadh. L'aria nella sala vibrava, quasi tattile, dorata dall'attesa di qualcosa di grande. E sì, sembrava davvero che l'intera città si fosse spinta in avanti, pronta ad ascoltare. Dal primo istante in cui Tuba Büyüküstün ha tagliato la luce con il suo passo calmo, si è capito che la serata aveva trovato la sua direzione. Non ha semplicemente percorso il tappeto rosso, lo ha reclamato. Portamento senza sforzo, gesti misurati ma caldi, quel miscuglio alchemico che attira le telecamere come la marea si alza davanti alla luna. Tutti volevano una frase, uno sguardo, un minuto del suo tempo. E Tuba, che di solito dribbla le domande più invadenti con un'eleganza disarmante, quella notte si è concessa una tenerezza nuova, un margine di vulnerabilità che ha preso l'evento e lo ha trasformato in qualcosa di più intimo di un tripudio di abiti e trofei scintillanti. Prima che la cerimonia decollasse davvero, in un'intervista breve ma luminosa, raccolta accanto all'ingresso mentre i flash si accendevano come lucciole impazzite, Tuba ha parlato della sua carriera con una serenità che ha sorpreso anche i cronisti più navigati. Era fiera e pacificata, grata di far parte di una celebrazione in cui gli artisti turchi si affiancavano con naturalezza alle figure del mondo. Ma poi è arrivato il nome che ha cambiato la temperatura emotiva dell'intera serata. Quando un giornalista ha pronunciato Barbaktas, il sorriso di Tuba non si è limitato ad allargarsi, si è scaldato, come se avesse riconosciuto in mezzo alla folla la voce di un amico vero. È stato quel lampo di affetto senza difese a trasformare una chiacchierata di routine nel momento più rivisto e riascoltato della notte. Tuba ha iniziato raccontando i lunghi anni in cui ha seguito con discrezione il cammino di Bar. Ha tracciato la sua ascesa non come una fiammata passeggera, ma come una scalinata costruita passo dopo passo, senza clamore, con quella disciplina che fa durare le carriere oltre le mode. Ha elogiato il suo rigore, il rispetto quasi ostinato per il mestiere, il modo in cui porta un ruolo addosso non solo sul set, ma nei silenzi degli studi, nella dedizione che si consuma lontano dagli applausi. Lo si sentiva nella sua voce, non era ammirazione da passerella. Era testimonianza diretta, e non pettegolezzo. Poi l'intervista ha preso una piega inattesa. Perché Tuba ha pronunciato un secondo nome con la stessa cura, Yağmur Yüksel. Forse nessuno si aspettava che arrivasse così lontano, e con tanta franchezza. Invece l'ha fatto, e in quel gesto ha ridefinito l'atmosfera dell'intera serata. Le sue parole su Yağmur non sono state un'aggiunta marginale, sono diventate il titolo principale, quello che sarebbe rimbalzato su tutte le bacheche per ore. Ha descritto Yağmur non soltanto come la persona accanto a Bar, ma come un centro silenzioso, una presenza che stabilizza senza chiedere attenzione e che, così facendo, cambia la geometria di una stanza. Tuba ha parlato di equilibrio, del calore e della compostezza con cui Yağmur costruisce un'architettura invisibile, una struttura solida su cui le ambizioni di Bar possono poggiare con più sicurezza, soprattutto quando i riflettori sono puntati e l'agenda diventa implacabile. Fermiamoci un istante, amici di Mania delle serie turche. Quanto è raro sentire una stella parlare con tanta generosità del partner di un collega. In un mondo che applaude quasi solo ciò che si vede,
i ruoli, le statuette, i numeri. Tuba ha spostato il faro su ciò che non si vede, su come una relazione sana sa educare la tempesta e creare spazio alla grandezza. Credete anche voi nell'importanza di avere un'ancora silenziosa per poter riuscire davvero? Raccontatecelo nei commenti. Le vostre esperienze sono il cuore pulsante di questa famiglia. E se questa narrazione vi sta toccando, ricordate che il tasto abbonati è il vostro modo per sostenere questa cronaca emotiva che non ha paura di sussurrare. Proseguendo, Tuba ha confidato che l'armonia tra Bar e Yamur la si avverte anche senza conoscerli da vicino, perché certe energie non chiedono permesso per farsi sentire. A quel punto i telefoni si sono alzati più in alto, i bisbigli hanno attraversato la linea stampa. La folla ha capito che stava sbocciando un momento raro e gli ha lasciato spazio. Andando avanti, Tuba ha notato come il loro sostegno reciproco diventi ancora più evidente durante i lavori internazionali, quando le distanze allungano le giornate e la posta in gioco sembra gigantesca. È allora, ha suggerito, che la fermezza di Yamur, avvolta in grazia, diventa corda di salvataggio. Stabilità senza fretta, parole misurate, fiducia che non ha bisogno di essere contrattata. Sono questi, secondo Tuba, gli elementi che permettono a Bar di salire su palcoscenici globali con passo sicuro, di guardare il mondo come se gli appartenesse, perché a casa il suo mondo resta fermo. Sembrava quasi che la città trattenesse il fiato. Riyadh sa festeggiare il glamour, ma qui stava accadendo altro, una verità umana, fragile e luminosa, disposta sul velluto dei fari. Intorno a Tuba si sono incrociati sguardi che dicevano tutto. Sorpresa per la sua apertura, sollievo per tanta gentilezza, curiosità per i dialoghi che si sarebbero accesi a porte chiuse. Eppure il suo tono è rimasto misurato, radicato nella gratitudine, non nella speculazione. Forse è per questo che le sue frasi hanno risuonato così a fondo. Di rado si ascolta una star capace di affetto così calibrato, senza esagerare né ridurre, limitandosi a descrivere un equilibrio che molti invidiano e pochi raggiungono. Man mano che la cerimonia procedeva, quella sensazione correva da una fila all'altra. Gli applausi ai vincitori suonavano più caldi, i sorrisi sul palco più sinceri, le strette di mano in platea sapevano di impegno condiviso. Nella hall, si parlava delle parole di Tuba come di una bella scena di film, non c'era bisogno di analizzarla troppo, bastava riconoscere che aveva colpito il bersaglio giusto. In rete, la reazione è stata immediata e affettuosa. I fan hanno catturato l'istante, lo hanno rimontato, sottotitolato, tradotto in più lingue nel giro di ore. I commenti sono arrivati a fiumi, lodando la sincerità di Tuba, la sua capacità di dire tanto con poco e la decisione di illuminare il lavoro silenzioso che sostiene una vita esposta. Così, la cronaca della notte scintillante di Riyadh è diventata anche la storia di una coppia osservata dagli occhi di chi conosce il costo della fama e il prezzo della quiete. Nel ritratto di Tuba, Bar Bakhtas non è esploso come un fuoco d'artificio, è cresciuto come un artigiano che lima i dettagli finché la forma non canta. Nello stesso respiro, il ritratto di Yamur Yüksel ha svelato una verità semplice: quando porti grazia dentro una vita sospesa sul filo, non offri solo conforto, offri chiarezza. Insieme, rifiutano di lasciare che la pressione riscriva la loro tenerezza. Le rotative del gossip hanno incoronato quel passaggio come la confessione più inattesa e dolce della serata. I cronisti in cerca di scintille scandalose hanno trovato una fiamma di sincerità, e si è rivelata ancora più magnetica. Sotto tutto quel luccichio, la storia resta limpida e potente. Una celebre artista ha scelto di nominare ciò che spesso rimane senza nome. Ha dato credito alla calma, alla gentilezza, alla forza che esiste anche quando nessuno applaude. E il mondo, affamato di qualcosa di più autentico del solito brusio, l'ha divorata. Se vi state chiedendo cosa sia successo davvero a Riyadh, eccovi la risposta. Una premiazione ha abbagliato come previsto e, nel mezzo, Tuba Büyüküstün ha aperto una finestra. Attraverso quella finestra abbiamo intravisto Bar Bakhtas, professionista saldo, e abbiamo visto Yamur Yüksel al suo fianco, capace di trasformare il rumore del mondo in una musica a cui lui può danzare. E c'è chi giura di aver percepito, nell'applauso finale, l'eco di un ringraziamento mutuo rivolto a chi, come Yamur, sceglie ogni giorno di essere casa.
È il tipo di verità che non cerca titoli, e proprio per questo li ottiene. In quelle stanze, tra specchi e velluto, si è avvertito qualcosa di antico, la consapevolezza che il talento, da solo, corre veloce ma rischia di perdersi, mentre il talento sostenuto da una mano ferma trova persino il coraggio di rallentare, per sentire meglio. A volte basta uno sguardo dietro le quinte per capire perché un'interpretazione ci ferisce e ci cura nello stesso istante. Forse perché, prima delle battute, c'è un cuore che ha imparato il ritmo della fiducia. Forse perché prima delle foto, c'è un respiro condiviso che insegna la misura. Mentre i riflettori si spegnevano uno a uno, fuori i mormorii diventavano racconti, e i racconti, come sempre succede, diventavano leggende da condividere. C'è chi ricorderà l'abito, chi un premio, chi un saluto. Noi porteremo con noi il modo in cui un nome ha chiamato un altro nome, e insieme hanno creato una promessa. Ed è per questo che vi invitiamo, ancora una volta, a sostenere questo spazio. Mettete mi piace, condividete il video, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere le prossime scintille. E se volete far parte del nostro cerchio più intimo, cliccate su Abbonati per sostenere Mania delle serie turche. Fino alla prossima rivelazione, ricordate, le storie più belle sono quelle sussurrate con gentilezza. Buonanotte.